Quest'oggi vi mostrerò i 5 migliori match di Cain Velasquez, uno dei fighter più pericolosi della storia dell'UFC, sicuramente il più brutale, che con soli 16 match si è riuscito ad imporre come vera e propria leggenda di questo sport. Il suo stile nasce dal wrestling collegiale americano, dove ha collezionato oltre 100 vittorie che si abbinano al suo striking super pressante forgiato nell'American Kickboxing Academy, dove tra i tanti si allenano anche Khabib e Daniel Cormier. Il tutto si va a unire in un devastante gameplay che prevede solo la dominazione. Velasquez aveva già 7 vittorie sul curriculum, ma gli mancava uno scalpo di lusso da esporre in bacheca. Perciò l'UFC decide di offrirgli il campione del Pride ed ex campione dell'UFC, Antonio Rodrigo Nogueira. Dopo una breve fase di studio, Cain inizia subito a colpire e al minuto 2:20 del primo round Cain, con una combinazione letale e una conseguente scarica di pugni, impose il suo volere contro il brasiliano e diede a tutti la conferma di quanto fosse pronto per il titolo. E infatti poco dopo si trovò faccia a faccia con la bestia. Inizialmente Brock Lesnar partì subito molto aggressivo e riuscì addirittura a mettere a segno un bel takedown, ma giusto il tempo di affilare le mannaie ed il macellaio messicano fece un'altra mattanza sull'ottagono. Su questo match non c'è molto da dire, se non che è uno dei più cruenti della storia. Il messicano viene dalla sua prima sconfitta avvenuta per mano di Junior Dos Santos grazie ad un KO. Pertanto Velasquez scarica tutta la sua ferocia contro il malcapitato Bigfoot, che subisce la furia devastante di Cain, il quale lo ferisce al volto facendolo sanguinare copiosamente. Il match non dura neanche una ripresa, ma le ferite riportate dal brasiliano sono tali da costringerlo più volte a passarsi la mano sul viso per scrollarsi il sangue dagli occhi. Immagini talmente raccapriccianti che mi hanno costretto a inserire un filtro del colore per non turbare troppo la vostra sensibilità. Adesso capite perché lo chiamo macellaio? Cain si trova di fronte all'unico uomo che è riuscito a batterlo e finalmente può saziare la sua sete di vendetta. Ovviamente si combatte sui 5 round e ovviamente si combatte per la cintura. Il match parte subito ad alti ritmi, con Velasquez che colpisce durissimo, porta a terra e schiaccia a rete il suo avversario. La pressione che riesce a mettere per tutto il match è qualcosa di incredibile, perché dall'inizio alla fine mantiene la stessa costanza, costringendo un Dos Santos visibilmente affaticato e devastato dai colpi a subire la determinazione del macellaio per tutti e 25 minuti a disposizione. Il match si risolve per decisione unanime con il nostro Cain che si riporta a casa la cintura. Cain contro Dos Santos 3, la fine della trilogia. Stavolta il brasiliano parte più determinato e si difende contrattaccando. Ma salvo qualche colpo significativo in più da entrambe le parti, il match sembra essere la fotocopia del primo, con un Velasquez che ancora una volta impone il suo volere grazie al wrestling e allo striking pressante.
Tutto sembrava portare la risoluzione del match verso una decisione unanime a favore di Velasquez, ma poco prima del termine dell'incontro succede qualcosa di inaspettato. Kane porta a terra Dos Santos facendogli sbattere violentemente la testa e viene dichiarato il TKO. Difende la cintura, chiude la trilogia e domina incontrastato la categoria dei massimi almeno fino all'arrivo di Werdum, ma questa è un'altra storia. Adesso è pronto per fare il suo ritorno questa domenica contro il cannone francese Francis Ngannou e sono sicuro che ne vedremo delle belle. Il video è finito, ragazzi. Ringrazio Nasco ed Enigma Dark per i beat della intro e dell'ultimo match e appena mi manderanno il link ve lo lascerò in descrizione. Detto questo, se anche voi volete mandarmi i vostri beat o le vostre canzoni, vi ricordo che potete farlo ad italianfightmagazine@gmail.com. Noi ci rivediamo domani, un saluto da Italian Fight Magazine, il primo canale di MMA che parla italiano.